What are your main priorities for the development of the university in the future years? Noi abbiamo già in mente di sviluppare, di creare, organizzare, istituire, sviluppare corsi che coinvolgano anche la disciplina dell'intelligenza artificiale. D'altronde questa stessa conferenza che abbiamo organizzato per oggi e domani dimostra il nostro grande interesse al riguardo, quindi abbiamo intenzione di aprire corsi in particolar modo di intelligenza artificiale, ma la caratteristica è la seguente: non sarà affrontata l'intelligenza artificiale, questa questione, unicamente su un piano tecnico, computeristico, informatico o ingegneristico, ma anche collegandoci alle discipline umanistiche, quali possono essere il diritto, l'economia, la linguistica, la stessa letteratura, in modo di abbracciare le questioni prettamente informatiche a quelle umanistiche, in modo che gli studenti e i partecipanti al corso avranno una visione a 360 gradi. Okay, can you share any details about mentioned fields? I mean, can you elaborate on the new postgraduate? It is communication and strategic foresight, cybersecurity in finance and public, and new technologies. How do you envision these programs addressing to the students? Sì, il programma è in elaborazione, quindi purtroppo non posso ancora dare particolari dettagli, però sicuramente sarà un corso, un PhD, un corso post laurea. Noi andremo a verificare, anche collaborando con università fuori dalla Polonia. Domani alla conferenza, nella mattinata, firmerò un accordo con l'Università Romana Foro Italico, che è la quarta università romana, anche in questo senso, uno scambio di conoscenze, uno scambio di dottorati, uno scambio di professori, anche l'organizzazione di conferenze anche riguardanti l'intelligenza artificiale. Quindi noi vediamo che andremo a verificare la possibilità di un corso post laurea che abbracci, ripeto, sia l'aspetto tecnico sia quello umanistico, a livello polacco, a livello europeo e anche fuori dall'Europa, previ accordi con altre università. Domani è una di queste, la Foro Italico. As you mentioned, many fields are connected strictly with artificial intelligence. How do you see the role of law and legal education evolving in response to the rapid advancement in artificial intelligence and technology? Questa è una domanda, come dire, molto bella e molto difficile da rispondere, perché è una grande sfida per il diritto ed è una grande sfida per l'economia. Proprio oggi, nell'introduzione, all'apertura, all'ouverture della conferenza, ho indicato alcune grandi questioni che andranno a toccare il diritto. Una fra tutte, l'intelligenza artificiale si basa sul collegamento algoritmico di enormi masse di dati. Noi vediamo che l'essere umano, l'individuo, la persona, viene scorporata in dati in algoritmi. Quindi a livello giuridico, ma anche a livello economico, noi vediamo non più l'unicità dell'essere umano, non più una persona come un unicum, ma scorporati in dati e poi in algoritmi. Quindi questo comporta un cambiamento di atteggiamento del diritto nei confronti dell'individuo, ma anche a livello economico. Il dato personale è il petrolio, ha una sua specifica autonoma funzione economica. Okay, and in your opinion, what are the key regulation challenges posed by artificial intelligence? Anche questa è una domanda di grande interesse. Recentemente è stato definitivamente approvato il regolamento europeo, il primo grande atto internazionale che governa l'intelligenza artificiale. Probabilmente sarà seguito da altre organizzazioni internazionali. Abbiamo necessità di chiavi di regolamentazione che si basano non solo su aspetti tecnici, ingegneristici, informatici,
e direi non solo una chiave squisitamente giuridica, ma abbiamo necessità di introdurre elementi quali l'etica e la responsabilità e la prudenza. Etica, responsabilità e prudenza sono una triade, una triplice alleanza che devono governare la gestione di intelligenza artificiale, perché la parola stessa, l'espressione stessa ci deve indurre in uno stato di preoccupazione. Intelligenza artificiale sostituirà l'intelligenza umana? And going back to the university future, how do you plan to strengthen the school's collaboration with other institutions around the world? Come ho accennato già prima, già domani firmiamo un accordo con la quarta università romana molto importante, di grande prestigio, che era Foro Italico, per lo scambio di dottorati, per lo scambio di professori e per la realizzazione di eventi. È un evento, colgo l'occasione di questo bellissimo invito per dire che il 13 settembre sarà fatta una grande conferenza internazionale al Senato della Repubblica di Roma, di Italiana, in cui parleremo di federalizzazione dell'Unione Europea e parleremo anche degli aspetti tecnologici e scientifici. Abbiamo in animo di chiudere un accordo all'Università di Pretoria, quindi la nostra università è aperta non solo alla Polonia e all'Europa, ma al mondo intero, perché ormai siamo veramente in un sistema globale e la cultura non conosce confini, specie quando si parla di intelligenza artificiale che non conosce né spazio né tempo. We're at the very beginning of the Congress, but can you share any thoughts about it, any inspirations? È l'inizio della conferenza, questo è un secondo tempo, come dico sempre, perché noi abbiamo già organizzato una conferenza a giugno, ad aprile, questo è il secondo tempo. Ce ne sarà un terzo tempo il 28 giugno. Domani farò un'ulteriore introduzione e trarrà ispirazione sia da quello che si dirà oggi, ma anche in qualche modo da queste stesse domande, che rafforzano alcuni dei miei propositi di fare cose come rettore e mi auguro che sicuramente il rettore che verrà dopo di me continuerà su questo percorso di cultura, di apertura all'Europa e al mondo. Thank you, Professor. Thank you to you.